Hai mai sentito parlare di oli essenziali ma non li hai mai utilizzati? Se ti dicessi che possono essere utili nelle tue giornate, mi crederesti? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi scopriremo insieme delle altre meraviglie della natura, gli oli essenziali. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Gli oli essenziali sono un ottimo rimedio naturale per contrastare diverse problematiche. Sempre più persone li acquistano per la loro versatilità e funzionalità, ma per quale motivo sono sempre più apprezzati? Questo lo scopriamo tra poco, nel frattempo analizziamoli meglio. Gli oli essenziali sono estratti dalle piante attraverso un particolare procedimento. Per ottenerli si utilizzano tecniche di distillazione o di spremitura. Presentano molte proprietà e si prestano a diversi utilizzi. Per questo è sempre utile averli in casa per i piccoli inconvenienti quotidiani, ma anche per le pulizie o addirittura per utilizzarli in cucina. Uno degli utilizzi più comuni è quello dell'aromaterapia. Si possono trovare diffusori di oli essenziali ormai ovunque, perfino in alcuni supermercati. Io preferisco utilizzare un nebulizzatore per la diffusione degli oli nel mio appartamento, così da rendere più puro il suo effetto, non essendo presente l'acqua al suo interno. Le applicazioni e gli utilizzi degli oli essenziali sono però davvero numerosi, tra poco li vediamo. Nel frattempo è corretto affermare che ogni olio è caratterizzato da proprietà specifiche che lo rendono utile per applicazioni diverse. Si ritiene che gli oli essenziali siano almeno 50 volte più potenti dal punto di vista terapeutico rispetto alle piante o alle erbe da cui provengono. Se ci riflettiamo, infatti, molti oli essenziali presentano spiccate proprietà antibatteriche e vengono utilizzati soprattutto per contrastare i germi e per prevenire le infezioni. Con il loro aroma, gli oli essenziali agiscono sul nostro sistema limbico, che è collegato alle zone del cervello che controllano la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la respirazione, oltre ai livelli di stress e la memoria. Con essi si ottengono effetti benefici sia psicologici che fisiologici. Pensiamo ad esempio alle proprietà rilassanti dell'olio essenziale di lavanda. Se lo utilizziamo nei diffusori o ne cospargiamo qualche goccia su un fazzoletto giusto per sentirne il profumo, ci rendiamo conto subito che a poco la nostra mente e il nostro corpo tendono a rilassarsi. Ecco perché l'olio essenziale di lavanda in aromaterapia viene consigliato soprattutto a chi ha la necessità di rilassarsi e a chi fatica a prendere sonno. Per fare un secondo esempio, svariati studi scientifici hanno evidenziato che l'olio essenziale di rosmarino possa migliorare la memoria proprio per via del suo profumo. I vantaggi di queste meraviglie della natura sono davvero innumerevoli. Aiutano il nostro organismo nella guarigione, rafforzando il nostro sistema immunitario. In particolare però vengono utilizzati per aiutare il nostro corpo a ritrovare il proprio equilibrio naturale. In futuro potrei preparare un contenuto sui migliori oli essenziali e le loro specifiche caratteristiche. Scrivimi qui sotto nei commenti se può interessarti. A questo punto siamo pronti per vedere insieme i diversi utilizzi degli oli essenziali. Punto numero 1. Diffusione degli oli essenziali. Il primo utilizzo è il più ovvio. Possiamo utilizzare gli oli essenziali in un diffusore o nebulizzatore per profumare le stanze della casa, per creare un'atmosfera rilassante o energizzante, oppure semplicemente per purificare l'aria e prevenire le malattie. Passiamo al punto numero 2, suffumigi con gli oli essenziali. In caso di raffreddore o naso chiuso si possono versare 5 o 6 gocce di olio essenziale in una pentola di acqua bollente e respirare i vapori. Esistono ottimi oli essenziali proprio per queste situazioni. I migliori sono certamente origano, santoreggia e ravinzara. Possiamo utilizzare poi anche i più conosciuti come il tea tree, l'eucalipto e la menta. Informazione importante: l'inalazione degli oli essenziali è sconsigliata agli asmatici. Analizziamo ora il punto numero 3, oli essenziali sul fazzoletto. I suffumigi con gli oli essenziali sono delle inalazioni umide, mentre quando versiamo gli oli essenziali su un fazzoletto abbiamo un'inalazione a secco.
Basta versare 2 o 3 gocce di olio essenziale su un fazzoletto e respirare profondamente anche più volte al giorno. Passiamo al punto numero 4, oli essenziali puri sulla pelle. Possiamo utilizzarli anche sulla pelle, meglio però applicarli puri solo in caso di emergenze e quando abbiamo bisogno di un effetto rapido. La quantità di oli da applicare puri sulla pelle non supera le 3 o 5 gocce da massaggiare sul polso o nell'incavo del gomito oppure sotto la pianta del piede dove la pelle è più sottile. In queste zone gli oli essenziali entrano rapidamente nella circolazione sanguigna. Analizziamo ora il punto numero 5, impacchi di oli essenziali. Si preparano immergendo una garza in acqua calda o fredda e aggiungendo sulla garza stessa dalle 3 a 6 gocce di oli essenziali. Il tempo di applicazione dell'impacco, la scelta dell'acqua calda o fredda e della tipologia di oli essenziali variano in base al problema da trattare. Gli impacchi di oli essenziali sono utili per dolori, infiammazioni, orticarie, punture di insetti ed herpes. Passiamo al punto numero 6, massaggi con gli oli essenziali. Bisogna diluire da 4 a 6 gocce dell'olio essenziale prescelto in 2 cucchiaini da caffè contenenti dell'olio vegetale, come ad esempio l'olio di mandorle dolci oppure l'olio di cocco. I massaggi con gli oli essenziali sono utili soprattutto per dolori o stanchezza muscolare, cellulite, problemi circolatori e necessità di rilassarsi. Tra gli oli più indicati per i massaggi rilassanti troviamo certamente la lavanda officinale, la maggiorana, il mandarino e la camomilla. Analizziamo ora il punto numero 7, bagno, doccia e pediluvio con gli oli essenziali. Aggiungere oli essenziali all'acqua della vasca da bagno o del pediluvio è uno degli utilizzi più comuni per questi rimedi naturali. Le dosi consigliate dagli esperti sono: per il bagno 10 gocce di olio essenziale mescolate ad un cucchiaino di olio vegetale o di bagnoschiuma, meglio se poco profumato o senza profumo. Per il pediluvio 6 gocce di olio essenziale per gli adulti o 4 gocce per i bambini in un cucchiaino da caffè contenente detergente liquido oppure dell'olio vegetale. Infine per la doccia 1 o 2 gocce di olio essenziale in una normale dose di gel doccia da misurare con la mano. Ultimo punto, siamo arrivati all'8, gli oli essenziali per utilizzo interno. Data la loro concentrazione vengono somministrati in poche gocce aggiunte al miele o a delle zollette di zucchero. Alcuni oli essenziali sono adatti anche per aromatizzare cibi e bevande con un impiego in piccolissime quantità. Nonostante si tratti di rimedi naturali, gli oli essenziali vanno utilizzati con cautela. Infatti, normalmente l'utilizzo di oli essenziali è sconsigliato nei bambini al di sotto dei 3 anni e ci possono essere delle controindicazioni per le donne in gravidanza o in allattamento e anche in caso di allergie. L'uso incauto di oli essenziali applicati puri sulla pelle può provocare lesioni. Ecco perché è sempre bene diluirli in oli o creme e seguire sempre i consigli di un esperto. La loro potenza non va mai sottovalutata. Prima di concludere vorrei condividere con te la mia modalità di acquisto di oli essenziali. Risparmiare qualche euro negli acquisti di oli essenziali è davvero controproducente. I processi di realizzazione di queste meraviglie della natura devono essere fatti in maniera certosina. Io personalmente acquisto pochi e mirati oli essenziali, ma solamente di alta qualità. Esistono piccole realtà che li commercializzano attraverso mercatini o sagre, ma ci sono anche aziende strutturate che lavorano molto bene. Puoi trovare i loro prodotti nelle erboristerie o nei siti internet di prodotti naturali. Spendere poco per un olio essenziale è inutile, tanto vale non acquistarlo. Gli oli essenziali di qualità sono davvero degli ottimi rimedi naturali. Ovviamente non sono i soli. Abbiamo già visto insieme alcuni rimedi naturali in passato. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.